Dopo la parte introduttiva e la parte di descrizione delle figure, l'invenzione viene descritta in modo formale inizialmente e poi attraverso degli esempi attuativi che servono appunto per riprodurre l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo, andando quindi ad ottemperare a quel requisito di cui abbiamo trattato e detto più volte nelle lezioni precedenti. Ecco, la presenza di esempi attuativi è particolarmente utile e particolarmente frequente, soprattutto in brevetti nel campo chimico, farmaceutico e biotecnologico. In brevetti nel campo meccanico ed elettronico più difficilmente ci troviamo di fronte ad esempi attuativi e o esempi di funzionamento dell'invenzione. Ecco, perché può essere anche molto utile in campo appunto delle scienze naturali, non solo descrivere esempi che riproducono l'invenzione, ma inserire esempi che dimostrano in qualche modo che l'invenzione funziona, che ad esempio quel particolare composto presenta quel determinato effetto. Al termine della parte scritta del testo, tipicamente troviamo le rivendicazioni. Le rivendicazioni, nonostante siano appunto normalmente l'ultima parte scritta della domanda di brevetto o del brevetto, sono la parte più importante, perché sono la parte in cui l'invenzione viene descritta. Molto spesso le rivendicazioni vengono strutturate a piramide inversa. Cosa vuol dire ciò? Si parte dalla rivendicazione più ampia, poi mano a mano l'ambito di protezione viene ridotto. Questo perché avviene? Avviene così per tentare di creare delle cosiddette posizioni di ripiego nelle rivendicazioni successive alla prima. Quindi avremo una prima rivendicazione tipicamente che è molto ampia e le rivendicazioni successive, che si dicono rivendicazioni dipendenti, vanno a restringere l'ambito di protezione. Una seconda rivendicazione quindi avrà un ambito di protezione più stretto. Questo vuol dire che dal punto di vista del richiedente sarà un ambito di protezione meno importante, magari meno vantaggioso, però la seconda rivendicazione presumibilmente sarà una rivendicazione più solida della prima, perché più difficilmente all'interno della seconda rivendicazione ricadranno elementi dello stato dell'arte, laddove nella prima ciò è più facile che avvenga. Analizziamo adesso alcune delle convenzioni più importanti a livello internazionale per quanto riguarda la brevettazione. La prima convenzione che analizziamo è la Convenzione di Parigi del 1883. Questa è non solo la prima convenzione che analizziamo noi, ma è stata storicamente anche la prima convenzione internazionale siglata relativa al campo della proprietà intellettuale e più specificamente anche dei brevetti, che è l'argomento di cui trattiamo noi. Ecco, la Convenzione di Parigi sostanzialmente stabilisce il cosiddetto diritto di priorità. Il diritto di priorità fa sì che si possa depositare una domanda di brevetto in un determinato territorio e entro un anno depositare la stessa domanda di brevetto in un altro territorio rivendicando il diritto di priorità. In questo modo la seconda domanda di brevetto viene retrodatata alla data di deposito della prima domanda di brevetto. Ciò è estremamente importante perché permette di andare a coprire tanti territori a livello internazionale che se no dovrebbero essere coperti con depositi in rapida frequenza. È importante perché ovviamente se avviene una divulgazione dell'invenzione tra la data del primo deposito e la data del secondo deposito, questa divulgazione dell'invenzione non entra a far parte dello stato dell'arte né per il primo deposito, perché ovviamente è anteriore, né per il secondo deposito, perché come detto prima, il secondo deposito è come se fosse stato retrodatato al primo. Ciò detto relativamente alla Convenzione di Parigi, incominciamo invece a parlare della Convenzione del brevetto europeo. La Convenzione del brevetto europeo è la convenzione internazionale più importante a livello continentale e stabilisce la nascita del cosiddetto Ufficio Brevetti Europeo. L'Ufficio Brevetti Europeo è quell'organo sovranazionale che permette
di seguire un'unica procedura, di effettuare un unico deposito di domanda di brevetto, seguire un'unica procedura di esame di concessione per tutti quei paesi che aderiscono alla Convenzione. Questo permette di semplificare notevolmente gli iter amministrativi di brevettazione anche quando uno è interessato ad ottenere una protezione per più territori, perché quello che bisogna assolutamente sottolineare è che il diritto brevettuale è un diritto di tipo esclusivamente territoriale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un brevetto dà una protezione, un brevetto italiano dà una protezione esclusivamente a livello italiano, un brevetto francese a livello francese e via dicendo. Non esiste il cosiddetto brevetto mondiale o il brevetto europeo in quanto tale, cioè esiste la concessione di un brevetto europeo che si ottiene al termine della procedura definita dalla Convenzione del brevetto europeo, ma questo brevetto europeo, una volta concesso, da questo brevetto europeo nasce un fascio di brevetti nazionali, e questi brevetti nazionali hanno effetto nei singoli territori. Allora, i paesi aderenti alla Convenzione del brevetto europeo sono indicati in questa slide. Come vedete ci sono tutti i paesi aderenti all'Unione Europea più alcuni paesi extra Unione Europea, come ad esempio San Marino, la Svizzera, la Turchia. È anche possibile andare a coprire come paesi di estensione o di validazione ulteriori territori, come per esempio la Bosnia e Erzegovina, il Montenegro e via dicendo. Vediamo un po' come si sviluppa la procedura di brevettazione a livello europeo. Innanzitutto è necessario depositare una domanda di brevetto europeo. Una volta depositata questa domanda, l'Ufficio brevetto europeo, tramite uno dei suoi esaminatori, redige un rapporto di ricerca e un'opinione preliminare di brevettabilità. Le due cose, quindi il rapporto di ricerca e l'opinione preliminare di brevettabilità, costituiscono il cosiddetto Extended Search Report, sulla base del quale poi il richiedente può valutare se procedere con la fase successiva di esame o meno. Il rapporto di ricerca che viene fornito al richiedente presenta alcune particolarità. Un esempio di questo tipo di rapporto di ricerca è illustrato in questa slide e, come potete vedere, riporta i diversi documenti che sono stati identificati dall'esaminatore e su una colonna dà un voto a ciascuno di questi documenti. Ad esempio, la valutazione X data nella colonna di sinistra questo esemplificativo rapporto di ricerca mostra che il primo documento è un documento rilevante preso singolarmente per quanto riguarda le rivendicazioni 1 e 2, e in questo caso si fa riferimento a quello che è indicato nella colonna di destra. Nel secondo foglio del rapporto di ricerca, che è quello che è riportato a destra di questa slide, vengono riportati tutti i documenti appartenenti alla famiglia brevettuali dei documenti citati nella prima pagina del rapporto di ricerca. Dopo 18 mesi dal deposito o dalla data di priorità della domanda di brevetto, laddove una priorità sia stata rivendicata, la domanda di brevetto viene pubblicata. È possibile, viene pubblicata, ed a seconda del tipo di pubblicazione a livello europeo viene dato un codice diverso. Se la domanda di brevetto viene pubblicata assieme al rapporto di ricerca, viene inserito il codice A1, se la domanda di brevetto viene pubblicata senza il rapporto di ricerca, viene dato il codice A2, questi codici vengono riportati in alto a destra, oppure se il rapporto di ricerca viene pubblicato ed è relativo ad una domanda che era già stata pubblicata, viene dato il codice A3. Una volta ricevuto il rapporto di ricerca, il richiedente ha la possibilità di continuare con la procedura di esame richiedendolo e pagando la relativa tassa. A questo punto si instaura una sorta di dialettica con l'esaminatore nel tentativo di arrivare ad un testo che possa andare bene sia all'esaminatore che al richiedente. Ovviamente, se non si riesce ad arrivare a questa situazione, la domanda di brevetto viene rifiutata e il brevetto non viene concesso. È possibile interloquire con l'esaminatore attraverso diversi strumenti, in modo scritto, attraverso risposte ufficiali a quelle che sono le comunicazioni scritte dell'esaminatore, telefonicamente, di persona
oppure attraverso delle vere e proprie udienze formali davanti a tutta la divisione di esame. Durante la fase di esame è possibile lo scambio di più comunicazioni scritte tra l'esaminatore ed il richiedente o il suo rappresentante. Laddove appunto si arrivi ad un testo condiviso, viene emessa una comunicazione da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo nella quale si dà atto di quello che è il testo che l'Ufficio Brevetti Europeo intende concedere, e a quel punto il richiedente ha la possibilità di approvare o disapprovare questo testo. Si approva il testo, ovviamente avviene la concessione e il brevetto concesso viene pubblicato. Entro 9 mesi dalla data di concessione del brevetto è possibile da parte dei terzi depositare delle cosiddette opposizioni contro il brevetto europeo concesso. È molto importante questo termine perché in questa maniera è possibile attaccare centralmente il brevetto europeo e quindi annullarlo, ad esempio, o limitarlo attraverso un'unica procedura amministrativa relativamente poco costosa. Passato questo termine di 9 mesi, infatti, bisognerà, se si è interessati ad ottenere l'annullamento o la limitazione di un brevetto europeo concesso, andare per le procedure nazionali di ciascuna ramo componente nazionale del brevetto europeo. Quindi sarà necessario, eventualmente, se si vuole annullare un brevetto europeo concesso in Italia, andare a fare una causa di nullità davanti al giudice, e quindi non più una procedura amministrativa, ma una procedura giudiziale che quindi necessita anche del coinvolgimento di avvocati. Questo vuol dire che la procedura di per sé avrà un costo presumibilmente superiore ad una procedura di opposizione e dovrà essere moltiplicata per tutte le nazioni in cui noi vogliamo ottenere quella limitazione o l'annullamento del brevetto. Quindi è estremamente importante considerare che se si vuole si può agire prima dei 9 mesi, prima del termine di 9 mesi dalla data di concessione del brevetto. Ecco, e con questo concludo, indicando anche in questo caso, nell'ultima slide, alcuni libri di riferimento a cui andare a guardare per approfondire i temi che abbiamo trattato in questa lezione, e da alcuni siti utili. In particolare faccio riferimento all'ultimo sito indicato in questa slide, in cui vengono riportate le linee guida che sono seguite dall'Ufficio Brevetti Europeo e che indicano quelle che appunto sono le procedure, anche in dettaglio, seguite da questo ente internazionale così importante per noi nel nostro campo di lavoro per quanto riguarda i brevetti.